Fermi tutti! Vi devo raccontare cos'è successo. Avete presente quando nell'ultima puntata vi ho suggerito di andare nell'emisfero australe a prendere un po' di caldo? Ecco, io ci ho ragionato un po' e mi è sembrata una bellissima idea. Infatti parto. Per qualche mese passerò il testimone a chi se lo meriterà e potrebbe essere anche qualcuno di voi che ci sta ascoltando. Comunque, per questa puntata rimango io e rimanete anche voi incollati al piccolo schermo. Ecco i migliori 10 eventi della settimana senese. E quindi sigla! Fino a venerdì 10 febbraio 2017, presso il negozio Mosen in via Pantaneto a Siena, si terrà la mostra fotografica di Andrea Bruschettini intitolata Passaggio al Nord. È il racconto fotografico della passione che accompagna le grandi classiche del panorama ciclistico a cavallo tra Francia e Belgio, alla scoperta di un fenomeno che è allo stesso tempo sportivo, culturale, identitario e turistico. Torna l'aperitivo presso la pasticceria Scacciapensieri a Siena. Più di un semplice aperitivo, ci saranno ottimi cocktails, un buffet ben assortito e musica dal vivo per una serata piacevole e divertente. Questa settimana il duo dinamico, la rivisitazione in acustico di pezzi rock, grunge e reggae, a due voci con sperimentazioni di suoni di chitarra acustica, elettrica e accompagnamento acustico con djembé e congas brasiliane. Avete mai provato ad immaginare un mega pigiama party per bambini un po' troppo cresciuti? Da questo sogno prendono vita i pigiama party, 5 personalità di notevole rilievo della Wild Elsa, che, unite nel magico processo creativo, danno alla luce quella che più comunemente viene definita una band, ma che loro preferiscono definire family. Dalle ore 22 a cacio e pere. Degustare il vino mentre si ammira l'arte del Trecento nel Palazzo Comunale di Siena, attigua alla Sala dei Nove, dove è esposto il ciclo del buon governo di Ambrogio Lorenzetti, oppure nelle storiche sale di Rocca Salimbeni e di Palazzo Sansedoni, o ancora nell'aula magna di una delle più antiche università europee, attiva già dal 1240. Questo e molto altro è Wine and Siena, l'evento dedicato alle eccellenze enologiche nella più medievale delle città italiane, 21 e 22 gennaio a Siena. Lilium Produzioni e Bottega Ruz presentano Massimo Zamboni, Anime galleggianti, racconto acustico visivo del libro introdotto da un'intervista con il giornalista Paolo Foschini. Mentre la chitarra, le parole, le musiche di Zamboni accompagnano le immagini del viaggio girate da Piergiorgio Casotti, si avvertono le presenze silenziose di coloro che di quegli stessi luoghi hanno saputo raccontare la malinconica e terrestre bellezza. Zavattini, Ghirri, Celati, Bassani, Olmi. La brillante comicità di Ale e Franz sarà al Teatro Poliziano domenica 22 gennaio con lo spettacolo Tanti lati latitanti. La coppia popolare di cabarettisti resi celebre dalla popolarità televisiva presenta a Montepulciano una performance teatrale che ironizza sulle vite degli uomini, lati tanti, tanti lati della vita e degli uomini. Ospiti, musica, intrattenimento ed informazione. Place to be Siena Live è il meglio di Siena nel momento in cui se ne parla. Musica, arte e spettacolo, innovazione, editoria, enogastronomia e molto altro ancora raccontato in un modo nuovo. In diretta su Facebook e dal vivo solo presso Birra La Diana. Ospiti di questa puntata Gaia Pasi, Francesco Zanibelli, Francesco Poggianti, Federico Pieri. Accompagnamento musicale di Drugo One Man Band. Fuori dagli anniversari e fuori dai luoghi comuni, un pomeriggio per incontrare Pasolini,
prima del suo arrivo a Roma e nella e dopo la sua morte, con i travisamenti, le omissioni, le semplificazioni di chi la raccontò e ha continuato a raccontarla. A seguire, proiezione de La macchinazione di David Grieco. In attività ormai da più di una decade, il sound pieno e compatto timbrato The Shakers racchiude tutti gli elementi caratteristici della rock and roll band anni 50. Oltre ad un repertorio comprensivo di grandi classici e di brani meno conosciuti, la band piazza una dozzina di altri pezzi propri altamente adrenalinici. Serata rock and roll presso Skillet Music Bar. Sarà come camminare in una scultura. 17 stanze unite e divise tra loro da recinzioni invisibili, un microcosmo, un complesso labirinto i cui limiti sono costituiti dalla passione e dalla storia, un mito contenuto in un recinto sacro. La guida insolita di Siena in 17 itinerari, scritta da Mario Tassoni, sarà presentata da Simonetta Losi e Massimo Biliorsi il 27 gennaio a Siena presso la libreria Mondadori. Se ti è piaciuta questa puntata, faccelo sapere nei commenti. Tutti i suggerimenti che ti vengono in mente sono ben accetti. Se invece vuoi condividerla o mettere un mi piace, ne saremo felici. Se partecipi a qualche evento a Siena o in provincia, posta foto, video con l'hashtag Place2BeSiena. Ti condivideremo sulle nostre pagine. Continuate a seguirci, mi raccomando, baci a tutti, ciao!